Allora, iniziamo con la presentazione degli ospiti di questa sera. Amici, non di lunghissima data, vero? Non di cioè un po' di anni, dai. Okay. Allora, partiamo con Giovanni Strocchi, inizia la sua esperienza decennale come responsabile dell'innovazione di Vodafone, poi imprenditore, fonda aziende e vende aziende, e per poi approdare al venture capital, oggi partner di TechShop, l'investitore di questa sera. Valentino Caporizzi, diverse esperienze, caring, anche lui imprenditore, e fonda Atoms, che poi è stata acquisita da Retex, che poi è stata acquisita da Alchemy. Siamo che qua poi... 2 giorni a raccontare le Esatto. acquisizioni. Esatto. Oggi Managing Director di Design Group Italia e oggi il design. Ciao a tutti. Grazie Stefano. Andrea Moretti, founder e managing partner di Arad Digital, anche lui imprenditore, quindi abbiamo tutti, esatto, sì. E tra i primi, diciamo, ad aver iniziato a lavorare in UX, io chiamo sempre la prima università dell'e-commerce in Italia, no? Possiamo dirlo. Sì, e questo chiaramente è anche un segnale della mia età, però grazie per averlo detto. Perché dove bene o male sono state fatte le prime sperimentazioni, sono imparate le prime cose. E lavorato e poi in Elite, che era la joint venture con Caring, e venture partner in 360 Capital, oggi il business. Ciao a tutti. Allora, iniziamo con la prima domanda, che è penso sia la domanda più gettonata dell'ultimo anno. No? Allora, queste AI, alla fine, promette, cioè funziona, sì o no? Ma alla fine quello che in qualche modo promette, alla fine riesce a dare. Iniziamo dall'investitore. Parte l'investitore. Allora, visto che sto creando un fondo su software AI, se dico di no, mi tolgo il lavoro agli investitori. Allora, diciamo la prendo diretta. Allora, in realtà il mondo sta cambiando, lo sappiamo, ma in una frase il software è cambiato. Prima il software era il SaaS, un uomo andava a usare un software online per fare un pezzo di lavoro, adesso io gioco, per chi non capisce, dico il SaaS diventa SaaS, Service as a Software, cioè il software fa un pezzo del lavoro da solo, che è gli agenti fondamentalmente, e questa cosa cambia in maniera epocale, perché il knowledge è entrato nel software come concetto, no? E il software poi si scrive un po' da solo. Questa roba in realtà quindi farà esplodere il settore del software e quindi dell'automazione. Però entro nell'automazione. Il problema vero è che automatizzare significa cambiare i processi, quindi è tutt'altro che facile. Quindi in realtà chi pensa che l'AI sia ho preso un nuovo feature, ho preso un nuovo tool, non è così, perché ti cambia il modo di lavorare. Cambiare il modo di lavorare devi fare il training delle persone, devi capire come ridisegnare tutto, quindi cioè, è un macello, adesso per essere molto chiari. Per cui il tema vero dell'AI era, funziona di sicuro, cioè almeno se il mondo non ha preso la più grande cantonata degli ultimi 100 anni, però ci vorrà un pelo di tempo e bisogna farlo nel modo giusto come concetto. In particolare nel mondo, diciamo, delle esperienze digitali, c'è un bello stravolgimento, no? Perché fondamentalmente, o nel marketing, fatemi partire dal marketing che è un po' anche la mia esperienza, il funnel è una roba, dice il funnel in cui consideration, brand awareness, consideration, valuation, lo porto giù, poi arriva da me, eccetera. Esiste ancora? Adesso scherzo, non è vero, però faccio il provocatore oggi. In realtà era diciamo così, dal funnel, sono conversazioni che avvengono in ogni momento della fase in cui il cliente ti sa chiedere un po' di tutto, no? Fondamentalmente. Quindi cambia completamente dal punto di vista dell'esperienza e saranno più interattive, conversazionali, scusami, dico conversazionali da un certo punto di vista, e dall'altra parte, scusami, più personalizzate, cioè tu ti aspetti che quello ti risponda in linguaggio umano, no? Ti aspetti che ti personalizzi automaticamente quello che tu gli hai chiesto, e quindi è un cambiamento epocale da quel punto di vista lì. Quindi la risposta era, secondo me sì, bisogna farlo accadere, fondamentalmente le tecnologie sono tutte in nascita adesso, bisogna sperimentare come dei pazzi, poi bisogna scegliere molto bene e fare un processo di change management, lo dico male così ci siamo spiegati. Vale, il design, cosa dici di questo? Allora, secondo me nel design sta cambiando tanto.
nonostante i miei colleghi, i designer, le associazioni, eccetera, la vedono un po' in maniera diversa rispetto a me, però guardandola da chi arriva dal digitale, ti rendi conto che se un'azienda fa 4 rilasci al giorno, Claude fa 4 rilasci al giorno, non so quanti di voi facevano 4 rilasci al giorno nelle vostre in un mese, esatto. Quindi non c'è una promessa, cioè c'è una continua evoluzione, un continuo stupirci di quello che riesce a fare. Io guardo al design non solo dal punto di vista digitale, ma anche dal punto di vista industriale, dal punto di vista degli spazi, e ogni settimana sono abbastanza sbalordito da quello che riusciamo a fare, la complessità che riesce a gestire le AI e diciamo probabilmente l'inconsapevolezza dei vari livelli su cui riesce ad agire. Tutti voi probabilmente avete provato a fare un esperimento di vibe coding, siete rimasti tutti stupiti. Certo, arrivare dal vibe coding ad un prodotto ce ne vuole, ma quindi ti dà da un certo punto di vista l'illusione di vedere subito qualcosa, che è stupendo, e dal punto di vista poi operativo ci sono ancora delle complessità, ma la velocità a cui sta andando, secondo me nel giro di 6 mesi continueremo ad avere nuove promesse che manterrà, nuovi livelli di complessità che riuscirà a gestire. E il business cosa dice? Il business dice che non basta le AI per far funzionare le AI. No? E questa è una grande illusione, cioè tutti, soprattutto anche una deriva un po' tech-centrica, no? Compro il tool e risolvo il problema. Purtroppo non è così, soprattutto nel momento in cui il tool, in questo caso, cambia radicalmente le regole del gioco. Quindi è un po' come dire, per dimagrire vado dal dietologo. Purtroppo non basta, devi anche mangiare di meno, avere un metodo, devi essere disposto a cambiare, è la stessa cosa. Quindi devi dargli in pasto una serie di elementi che magari per altre tecnologie, per altri framework non sono così indispensabili, no? Devo dargli in pasto della conoscenza, perché soprattutto in un contesto in cui l'AI è molto democratica, cioè l'ultimo modello di Claude, crediti permettendo, insomma, è accessibile a tutti. Nel momento in cui questo strumento è estremamente potente e accessibile a tutti, qual è il mio elemento differenziale? Cioè, dov'è che costruisco il mio vantaggio competitivo? Lo costruisco se, uno, gli do degli elementi affinché lei, sia valorizzato e sia calato nella specificità della mia realtà. Quindi gli devo dare degli elementi di conoscenza che non è semplicemente un dato transazionale o un dato behavioral, ma è probabilmente una conoscenza della ricetta segreta della mia azienda che tipicamente io non codifico. Cioè, nella nostra azienda, adesso noi facciamo consulenza a nostro malgrado, qual è il modo in cui effettivamente andiamo a declinare valore nei confronti del cliente? La conoscenza sì, ma come parliamo con il nostro cliente, il nostro tone of voice, il modo in cui raccontiamo i nostri contenuti, non sono codificati. La maggior parte delle nostre conoscenze, quelle veramente importanti, non sono, abbiamo un sacco di documenti, ma non necessariamente conoscenze. E dall'altra devo essere disponibile a calare e reinventare il mio modo di generare valore, il mio modo di produrre del valore e gestire delle attività all'interno della mia azienda in una modalità che non è più compatibile con quella precedente. Ma poi ne parleremo dopo, ma è evidente che questo mette in discussione il modo stesso in cui noi generiamo valore nei confronti dei nostri clienti o anche all'interno. Chiaro. Quindi, ritornando a te Giovanni, per chi investe, dove si sta concentrando il capitale e l'interesse? Sugli investimenti che potenziano e velocizzano i team di sviluppo o su soluzioni no code o agentiche che spostano l'ownership direttamente sul business? Wow, un po' techy, però la traduco in questa maniera. Allora, la velocità è dell'AI, quindi in realtà se tu cerchi di battere l'AI nel gruppo tecnico, sulla velocità del gruppo tecnico è inutile, è già troppo veloce, non so come dire diversamente. Quindi andare a cercare di mettere qualcosina lì è stupido. Oltretutto parlavamo di processi, è venuto fuori in vario modo. Il vero tema è che l'AI porta la soluzione verso chi sta facendo il processo, come dire, quindi la sposta dal gruppo tecnico al chi sta facendo la cosa fondamentalmente, no? Perché è lui che sta facendo quello e avrà un collega, un pezzo di lavoro che viene fatto in maniera diversa. Quindi in realtà le soluzioni vere sono quelle di processo, cioè a me non mi frega nulla di entrare nella velocità di sviluppo, perché ormai
è talmente alta che cioè, il delta che puoi ottenere è nullo da quel punto di vista lì. E spostando verso il processo rimane però il concetto di base. Noi facciamo azienda, per cui quando facciamo un processo vuol dire fare una roba in maniera qualitativa di un certo tipo e controllata. Adesso lo dico male perché noi vogliamo ripetitiva, no? Vogliamo una roba che sia vendibile, non so, che sia in qualche maniera. E quindi vuol dire che la cosa importante nuova era chi controlla, cioè chi è che è responsabile di verificare quella cosa, e spesso c'è questa battaglia fra i gruppi tecnici e i gruppi li chiamo operativi per dire in generale, che è falsa. Cioè il software che non schianti l'architettura è tuo, ma che la roba la faccia, come dico io, è mio. Cioè faccio dire gli estremi pratici. Questa roba che prima implicava un avanti e indietro, la specifica, lo sviluppo torna indietro, adesso è istantanea. Cioè il coding potrebbe arrivare al gruppo operativo che dice i bottoni però me li metto io, scusami, no? Tu verifichi che non si schianta niente, che non viene giù il sito o qualunque altra roba, dice però il bottone me lo faccio io, come dico io, con un bel lovable, che me lo sposto a sinistra a destra, lo faccio del colore dico io. Quindi in realtà questo è quello che sta accadendo. Quindi le soluzioni sono sempre più, tutti dicono che tutti codificheremo, cioè tutti in realtà a un certo punto saremo parte della nostra attività interagendo in questa maniera. Quindi quelle sono le soluzioni che interessano a me, anche perché, torno alla bella cosa di Andrea, cioè la differenziazione è la conoscenza di dettaglio di come si lavora, la conoscenza o implicita o esplicita di come si lavora, no? E quindi quello è il fattore differenziante e quindi si deve stare attaccati a quello, insomma. Sì, poi senza controllo poi è difficile anche andare in qualche modo a guidare quello che è il risultato finale, no? E quindi nel design io sono un grande sostenitore che un'esperienza deve emozionare, no? Perché se non emoziona non converte, cioè almeno la penso così. L'umano. Sì, giusto. Però per adesso la conversione è ancora negli umani, molto probabilmente diventerà, e l'hanno anche già dimostrato, che ormai anche le agenti stanno iniziando ad acquistare per conto di, però insomma è un altro capitolo. Quindi Vale, cosa significa un'esperienza digitale emozionante in questo contesto storico? Cioè dal momento in cui vengono delegate ad agenti o ad altri touch point? Una domanda bellissima a cui cercherò di rispondere nella maniera più noiosa possibile. No, tutti noi stiamo, diciamo, uscendo, in qualche modo ancora vivendo quella che veniva definita experience economy, cioè il fatto di stupire, emozionare il nostro cliente, quindi tutto quello che abbiamo fatto, l'effetto wow, insomma, tutte quelle robe che conoscete, tutta l'economia dell'esperienza, tutta l'economia in realtà si è basata su questo. Prima vendevamo i servizi, prima ancora i prodotti, prima ancora le materie prime. In questi ultimi anni abbiamo parlato di esperienze, vendiamo esperienze. Nella fine degli anni 90 in realtà c'erano questi professori che hanno detto: sapete che c'è? Dopo l'experience economy ci sarà un'altra roba che si chiamerà transformation economy. Ovvero l'esperienza diventerà talmente personale, personalizzata e personale, da generare una trasformazione nelle persone che la vivono. E lì tutti quanti hanno detto: ma che cavolo significa sta roba? Se ci pensate, ci sono delle esperienze che avete vissuto nella vostra vita che vi hanno trasformato. L'università è una di queste. Voi entrate in un modo e uscite in un altro. E quindi gran parte di questa transformation economy si è basata sull'apprendimento. Quando Apple ha investito nei loro store per fare tutti i corsi, è perché ha creato dei prodotti fantastici, ha creato un'esperienza fantastica, l'effetto wow, eccetera, e poi ha capito che stava diventando una commodity e l'unico modo per tenerci agganciati è stata: vi insegno qualcosa e quindi provo ad aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Volete diventare più bravi a fare musica, più bravi a post-produrre le fotografie, quindi tutto basato sull'apprendimento. Quindi che cosa significa fare un'esperienza talmente personale che ci trasforma? Credo che l'AI ci stia riuscendo abbastanza, perché è ultra personale, è una conversazione. La difficoltà sarà per i brand dire: come faccio a rendere la mia esperienza trasformativa per le persone? Significa conoscerle molto bene, capire quali sono i loro obiettivi. Noi quando pensiamo alle nostre personas, a chi compra i nostri prodotti, ci immaginiamo sempre delle persone statiche. Cioè sono delle slide dove c'è la faccia di uno, un nome finto, ma ci dobbiamo chiedere quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere da qua ai prossimi 3-4 anni, e i brand dovranno capire con i loro prodotti, i loro servizi, le loro esperienze wow, come facciamo a dare un'esperienza talmente personale che trasformi le persone.
E questa è la cosa più difficile da fare. Sicuramente l'AI ci sta aiutando, ma non basterà mettere una chat sul sito per fare questo, ecco. E quindi tornando a te, l'agente, ok, l'agentic friendly, cioè aiuterà questo in qualche modo a guidare il business per rendere più emozionante quello che è alla fine un processo di creazione. Allora, che l'agentic commerce in questo caso vada a rendere più emozionante l'esperienza, non ne sono sicuro. Di sicuro, l'avrete sentito tutti noi che abbiamo avuto l'onere di gestire dei touch point digitali, sappiamo che dobbiamo da qua in avanti gestire un altro tipo di cliente, no? Abbiamo adesso un cliente umano, abbiamo il cliente sintetico, ce lo siamo sentiti raccontare un sacco di volte, e quindi se li affrontiamo un attimo separatamente. Allora, il cliente sintetico allo stato attuale è un cliente che ha bisogno di un'esperienza, chiamiamola così, che è molto diversa da quella umana. Cioè un'esperienza codificata, un'esperienza accessibile, un'esperienza organizzata, quindi sostanzialmente contenuti. Poi qua ci sono, abbiamo tutti noi un cesto di acronimi, no? ACP, UCP, MCP, WebCP, API, quindi ci sono n modalità tecniche attraverso le quali gestire questo, però diciamo le technicalities secondo me sono poi determinanti in questo stadio. Quello che è determinante è che, tornando un po' al discorso di prima, noi tipicamente non siamo abituati ad avere delle informazioni così organizzate e così accessibili affinché gli agenti le possano processare. E questo è un tema. Dall'altro lato, questo tipo di canale i canali AI stanno cambiando anche il modo in cui i clienti normali, i clienti umani hanno le loro aspettative, no? Come vengono modificate nel tempo. No? Tutti noi ormai siamo abituati a poter accedere a Claude, ChatGPT, Perplexity e quant'altro e avere immediatamente una comparazione tra servizi, prodotti, avere direttamente quello che prima dovevamo a fatica guadagnare attraverso Google o attraverso altre tipologie di esperienze. Ore di lavoro, giorni di lavoro. Esatto. Quindi questo tipo di aspettative poi viene declinato necessariamente anche nel modo in cui noi poi interagiamo con i siti tradizionali. No? Nel momento in cui noi adesso entriamo su un sito dove questo lavoro me lo devo fare da solo, il classico sito del ministero è un incubo, no? Dice no, assolutamente, cioè, no, lo salto direttamente, torno sul livello superiore, vado sul canale AI e chiedo a lui di interagire con il sito e la mia source of truth diventa quello, non il sito. No? Quindi questo tipo di dinamica da un lato crea delle aspettative diverse che devono essere in qualche modo soddisfatte dalla nostra capacità di generare delle esperienze da un lato funzionali, prima parlavamo dell'ottica conversazionale, no? All'interno dei nostri touch point proprietari, ma dall'altro lato che devono essere in grado di emozionare, perché la componente prettamente funzionale, la componente prettamente pratica, io la assolvo già all'interno del touch point ChatGPT, Claude, Perplexity. Cioè la mia comparison, la mia discovery la faccio là. Quindi quando vado sul sito del brand mi aspetto qualcosa di più. Cioè da un lato mi aspetto che l'esperienza non mi costringa a una navigazione, un'interazione vecchia. Noi vediamo ancora tante aziende che magari lavorano con noi e iniziano a progettare, fare delle nuove release del sito e ragionano ancora con tante ancora. Anni. Esatto, quindi un po' parecchi anni fa. Ecco. Quindi da un lato si aspettano questo, dall'altro si aspettano di essere anche emozionati, perché se io ho lo stesso tipo di informazione che poi posso andare a prendermi su ChatGPT, perché devo andare sul sito del brand? Quindi il brand deve avere la capacità di raccontare una storia, di ingaggiare, che poi è quello che effettivamente ci rende distintivi, no? Cioè la componente umana è proprio la capacità emozionale di raccontare una storia, il pensiero critico. Saranno queste le competenze e gli ambiti sui quali i brand potranno fare la differenza, perché sull'altro tendenzialmente non ci sarà più bisogno di accedere al sito proprietario per questo tipo di dinamica. Assolutamente. Allora, Joe, ma infatti quando si parla di conversione, chi vince tra un brand e un agente? Allora, io riprendo da quello che ha detto Andrea perché mi piaceva un sacco. Ti dico semplicemente, il vero tema
è il concetto di conversione cambia livello, no? Come dire, no? Non lo devi accompagnare, ma quando arriva ha quasi convertito, no? Però prima devi aver fatto bene quell'altra parte. Quindi la conversazione, no? Che io li chiamo AI conversation, perché poi non è detto che ci sia un agente anche dalla parte del brand a un certo punto, però il concetto di base era, cioè una prima conversazione è come se mia moglie con la figlia va a comprare qualcosa. La commessa parla prima a mia moglie che ha i soldi, che è un altro cliente, gli dice si lavi in lavatrice, non c'è problema, due al prezzo di... Poi guarda dalla figlia e gli dice c'è anche giallo, no? Allora sto scherzando, sono due clienti diversissimi, quindi in realtà noi abbiamo il primo cliente che è quello che è razionale, no? Che fondamentalmente gli devi dare i dati, le informazioni, bello organizzato, sintetico da quel punto di vista lì, perché lui sta facendo un search, quello che sarebbe stato un search, no? Un evaluation, e quindi devi essere predisposto per fare quello. L'istante dopo però non è finito, perché quasi tutti a un certo punto dicono ok, adesso lo compro? Cioè l'istante, io non credo nell'agentic commerce totale, no? Se non per le cazzate, dico, cioè non credo che una borsa di un certo tipo sia mai comprata, cioè non esisterà mai quella roba. Il problema vero è che l'istante dopo, se arriva mia moglie dopo che ha detto chissà quella borsa dove potrei eventualmente trovarla, eccetera, lì devi stupirla, perché non è entrata per dare un'occhiata, è entrata per comprare, no? Sì, Cioè, sì. quindi a quel punto lì devi stupirla in tutti i modi possibili e immaginari di esperienza. È l'emozionare che devi diciamo emozionarla in maniera esatto. totale, perché lì c'è entrata con il soldo qui pronto e quindi devi essere pronto a fare quella roba lì. Quindi secondo me c'è una fobia dell'esperienza umana, la chiamiamo così, e un cambiamento della dinamica di selezione o di approccio alla decisione, non so come dire in altro modo. Quindi in queste conversazioni AI sono molto umane, però la prima parte va smarcata bene, perché sennò rischi che non ti arrivino, dico male in maniera pratica. Ed è inutile anche molti dei soldi che hai messo prima, perché non so, il search, uno andrà a fare il search, non lo so, chiederà dammi un parere al tuo ChatGPT, che è già così, quindi è un search indiretto. Quindi il mio tema è che queste AI conversation cambiano il livello di attenzione, prima più tecnica, che è più triste, dico da esperienziale totale, è più triste la prima parte, no? Per è più tecnica, però deve essere fatta bene, e poi la seconda parte è esperienziale totale, quindi questo era... Queste conversazioni hanno due livelli, insomma, con due clienti diversi. Mi piace quello che diceva Andrea. Assolutamente. Infatti Vale, chi è che possiede l'esperienza digitale in azienda alla fine? Porca, è condivisa secondo Cioè, me. quando lavori su un progetto digitale, dove si trova il confine tra decisione creativa, dipendenza tecnica? Ma allora, il designer molto spesso è visto come un mediatore fra il business, fra il brand, fra la comunicazione, fra l'IT, quindi la tecnologia di vario tipo. Quindi noi ci ritroviamo molto spesso a mediare e poi dobbiamo anche pensare, no, a chi utilizzerà quel prodotto. Ed è un ruolo che sta diventando sempre più complicato perché le organizzazioni sono sempre più complesse, le tecnologie sono più complesse, ci sono ecosistemi da rispettare, leggi globali diverse per ogni nazione. Quindi secondo me il ruolo del mediatore piano piano scricchiolerà nel mondo del design. E secondo me scricchiolerà anche il fatto di avere questa necessità di mettere insieme più interlocutori, di fare proprio il ruolo del mediatore per dire ok, abbiamo messo insieme un prodotto che più o meno va bene per tutti. Quando poi in realtà vai sui siti e dici ok, io voglio vedere un sito personale per Valentino, quindi non avrà moltissimo senso questo ruolo. Poi di nuovo qui i miei colleghi designer non sono d'accordissimo. Quindi secondo me alla fine l'esperienza digitale deve spostare l'attenzione dal prodotto in sé al contesto, cioè come diceva Andrea, la complessità vera sta nel contesto, perché tutto il resto sarà una commodity, la tecnologia sarà una commodity, la personalizzazione sarà una commodity, quindi dobbiamo spostarci e dire ok, qual è il contesto all'interno del quale portiamo un cliente? Che il contesto può variare, può essere personalizzato perché alla fine è una base di dati che deve essere elaborata. Assolutamente. No? Quindi l'AI può essere potentissimo, ma se non ha dei dati di base per poter dare un output è come non... Poi, tornando a quello che diceva Andrea prima, in realtà gli agenti possono abilitare delle esperienze un po' più emozionali, no? Anche se non sembra. Però vi faccio un esempio, io sono appassionato di fotografia, quindi pensate a chi produce le macchine fotografiche, il business è venderti la macchina fotografica. Però qualche giorno fa pensavo, ok, come faccio a trasformare un business basato sulla vendita di un prodotto, poi posso farti l'esperienza wow, il corso, bla bla bla. Ho immaginato
un agente che analizza le mie fotografie mi dice: ok Valentino, a te piace fare questo stile di fotografie, intanto ti aiuto a editarle le fotografie come vuoi tu, però magari ti dico anche dove puoi andare a scattare quel tipo di fotografia, che percorso fare, analizzando quelli che sono i miei scatti. Quindi il prodotto in sé, la macchina fotografica, diventa una commodity. Poi ti può piacere un tipo di macchina, un altro tipo di macchina, però secondo me le aziende dovranno interrogarsi: come faccio a trasformare Valentino in un fotografo più bravo? E gli agenti in questo sono più efficienti sicuramente. Andrea, quindi per gestire questo nuovo scenario ovviamente ci vogliono delle nuove competenze, no? E come deve cambiare la modalità di lavoro e le organizzazioni per poter cogliere questa opportunità? Allora, noi spesso viene fatta la domanda: come devono evolvere le competenze del mio team per essere più efficienti? Ok, questa secondo me è una domanda sbagliata, perché parte dal presupposto che l'organizzazione, il processo, le ways of working siano quelle attuali, che debbano essere fatte evolvere per magari tagliare qualche testa, risparmiare un po' di tempo e that's it. In realtà la portata di questo cambiamento è così grande che la domanda che noi ci dobbiamo porre è: ma se io oggi dovessi creare l'azienda da zero, la creerei così? Adesso non tutti, per vostra fortuna non tutti siete imprenditori in questa sala, però diciamo che anche all'interno della gestione di un team, no, la domanda è lecita. Cioè, diciamo che da un anno fa la domanda era diversa, cioè la risposta era diversa. Sì, quindi in realtà, cioè, vi faccio un esempio concreto. Io vedo in questa sala ci sono tante persone che conosco che sono dei manager del digitale, no? E tipicamente il vostro ruolo è quello di dare un'indicazione su cosa ha senso fare, cosa prioritizzare, che KPI guardare, e poi ci sono delle persone al vostro riporto che fanno le cose, vi riportano appunto, e se sono bravi loro, siete bravi voi, raggiungete determinati risultati. In realtà in questo tipo di scenario, questo tipo di organizzazione in realtà non ha mica più senso di esistere. Cioè, dovremmo potenzialmente essere dei manager che hanno la capacità di dare la visione, di orchestrare, ma che hanno anche la consapevolezza di quelli che sono i limiti e le possibilità che le AI ti offre. Perché se in questo momento tu non hai questo tipo di know-how, no? Ti limiti a dire: ok ragazzi, fate questo, ma in realtà quell'attività che fanno i vostri ragazzi potenzialmente potrebbe essere fatta da un agente, potrebbe essere fatta da un AI, ma voi non lo sapete. Quindi questo tipo di know-how, cioè il know-how del come fare le cose e il cosa deve essere fatto, potenzialmente si fonde e quindi spinge le competenze verso l'alto. Quindi le competenze chiave diventano la capacità di discriminare e la capacità di orchestrare. Sì. No? Però questo è ancora poco percepito e la maggior parte delle aziende ragiona ancora nel come posso fare efficienza sulla generazione dei contenuti e il customer service. No? Questi sono i due use case chiave, un po' dei sales, esatto. Quindi, pertanto la capacità, quando prima diceva non basta le AI per sfruttare l'opportunità delle AI, mi riferivo proprio a questo. Cioè io devo essere in qualche modo, da un lato, avere la capacità di comprendere che la portata del cambiamento è più ampio e che quindi posso ottenere molto di più, se chiaramente sono disponibile a cambiare. Dall'altro, ovviamente, devo essere capace di comprendere quelle che sono le specificità delle AI ed è molto complicato proprio perché queste specificità cambiano settimanalmente. Noi man mano c'è anche una persona del mio team qua tra l'altro oggi, quindi noi cambiamo i processi su base settimanale, ok? Non facciamo più le slide perché le slide non si fanno più, ok? Facciamo le web app. Ok, adesso le web app non le facciamo più perché le facciamo addirittura direttamente a un agente che risponde al cliente, no? Quindi, e questo ti spinge continuamente a dover cambiare e mettere in discussione quello che prima davi per consolidato. Infatti la competenza più importante non è come organizzo l'azienda o come organizzo il team, ma è la capacità di comprendere e di accettare che quello che hai imparato ieri tendenzialmente non vale più così tanto e che sei costretto a imparare ogni giorno qualcosa per stare sul mercato. Assolutamente sì, e che la vera potenzialità poi alla fine, come dicevi te, diventa molto meno operativa, molto più di concetto e che Esatto. dove fa la differenza, no? Esatto, però è un'operatività diversa perché io non posso dare semplicemente un'istruzione a un agente. Ora, una volta si parlava tanto del prompt engineering, no? Che se non sai fare il prompt, adesso il prompt non ne parla più nessuno perché in realtà esatto, basta, devi saper scrivere, no? Ok.
però io devo sapere, se voglio sfruttare Cloud Cowork, devo sapere come funziona. Devo sapere quali Bisogna studiare. Bisogna studiare. Bisogna studiare. È faticoso. Sì, parlavo oggi con una persona molto alta in processi di una società importante, diceva è da gennaio, io a novembre non sapevo bene quale sarebbe stato il mio futuro, poi diciamo che il calendario dei lanci anche dei nuovi prodotti ultimamente è pazzesco, cioè lanciato Cloud con Figma, dopo 2 settimane Cloud Design, quindi c'è anche cose pazzesche. Certo. Che stanno e niente, alla fine diciamo che la base è lo studio, devi studiare tantissimo, devi imparare tantissimo, devi metterci del tuo alla fine. No? Esatto, e l'azienda ti può aiutare. Alla fine devi avere qualcosa che ti permetta poi di controllare quello che è l'output, perché alla fine l'output di tutto questo è un qualcosa che se non riesci a controllare il risultato sarà sempre sbagliato, non sarà mai un risultato pronto per il mercato. Esatto, prima Valentino parlava della transformation economy, noi stiamo entrando nel directors economy, diventeremo tutti dei registi, dei direttori, no? Degli orchestratori. Proprio perché siamo noi che dobbiamo avere il controllo, ma per avere il controllo dobbiamo avere consapevolezza di che cosa dobbiamo controllare. Sono d'accordo. Allora, ultima domanda. 3 parole per le esperienze digitali del 2031, cioè fra 5 anni. Una per uno, non tecnologie ma principi. Cosa deve essere un'esperienza digitale tra 5 anni per essere ancora rilevante per le persone e per i brand? Chi vuole iniziare? Parto io ma a caso. Ritorno alla dicotomia di prima di cui parlavamo. Da una parte automatica, il concetto di agente automatica, e dall'altra personalizzata e immersiva, cioè esperienziale. Quindi le due robe sono queste due, sembrano in contrapposizione, ma deve essere così da quel punto di vista. Cioè, fra 5-6 anni, se io vado a scegliere su un e-commerce navigando e non arriva qualcuno, cosa posso fare per te? C'era un problema, cioè, come dire, cioè, c'è deve essere qui un cambiamento che in 5 anni però ci sarà, perché fondamentalmente sta diventando così veloce il tipo di esperienza, quindi queste due robe, automatica e immersiva o esperienziale. Vai. Se volete io? Così mettiamo un po' l'ordine. Allora, io qua, per me deve essere umana. Cioè, paradossalmente, noi tra 5 anni, scusa, il 2031, 5 anni, tutto quello che è automatizzabile a oggi sarà automatizzato, cioè il rumore, tutti i task ripetitivi, tutto quello che compila il modulo, dammi l'informazione, cerca una cosa, non lo vedremo neanche più. Quindi l'esperienza sarà rilevante quanto più sarà umana, cioè quanto più sarà coinvolgente e dall'altro lato quanto più sarà connessa tra i vari touch point, perché chiaramente noi qua siamo tutti consapevoli del fatto che questi canali qua introducono un nuovo touch point che fa da filtro, no? Innanzitutto adesso sulla parte alta del funnel, ma potenzialmente anche sulla parte post vendita, no? Anche sulla la transazione stessa. Quindi il fatto che sia connessa, secondo me andremo verso un'evoluzione dell'omnicanalità. Adesso l'omnicanalità, l'omnicanalità è una roba vecchia, no? basta retail, quello l'abbiamo già scontato. Quindi dovrei costruire questa omogeneità anche all'interno di questi nuovi canali e sarà rilevante nel momento in cui tu sarai in grado di codificare e quindi rendere masticabile e declinabile operativamente per i sistemi sintetici quello che è la tua ricetta di prima, il tuo know-how, il tuo saper fare dell'azienda, quello che contraddistingue la tua capacità di generare un valore e un'identità unica. Hanno detto tutto loro. Cioè io fra 5 anni voglio avere una masseria in Puglia e lo facciamo in Puglia. Cioè metto a fare esperienziali. Farò delle mozzarelle bellissime, altro che le hai, cioè buonissime, scusate. No, e la cosa che dico sempre ai miei ragazzi che non c'entra nulla con la domanda che hai fatto, però noi siamo in un momento in cui ci dobbiamo prendere il rischio di cambiare le cose, cioè di fare le cose in maniera diversa. Sì. C'è un'opportunità gigantesca. Cioè dobbiamo tornare a rischiare. Lo so che è il momento peggiore per rischiare questo, però secondo me è anche il momento migliore per rischiare, perché vedo appunto questa adozione, come diceva Andre, stiamo mettendo dei pezzettini delle AI nel nostro workflow. Cioè, guardate i job title delle aziende più famose, blasonate, non hanno più la parola manager, perché non hanno team da gestire. C'è scritto soltanto, che ne so, go to market, product, ma non c'è scritto manager, che non hanno team da gestire. Quindi secondo me
dobbiamo mettere in discussione tutto, per mettere in discussione tutto ci dobbiamo prendere dei rischi. Quindi quello che dico ai ragazzi è, l'AI non riesce a prendersi dei rischi, sì, gli puoi dire rischia da 0 a 10, 9, però secondo me quello che ci resterà a noi saranno i rischi, saranno un po' di ossessioni, almeno per i designer, e un po' di stato d'animo. Non so quando arriveremo ad avere le skill degli stati d'animo, però ci dobbiamo prendere dei rischi, cambiare le cose un po'. Assolutamente. Bene, e noi siamo giunti alla fine. C'è qualche domanda magari dal pubblico? Volete sapere dove prenderò la masseria? Io assolutamente. Tra Ostuni e Cisternino, quindi se volete più o meno lì. Va bene, allora vi ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Grazie, Grazie, ragazzi, Ste. grazie a voi per essere venuti. Spero che qualcosa vi abbia potuto in qualche modo ispirare e avere qualche idea che già da domani possa in qualche modo partire, possa dare stimoli nuovi per continuare ad innovare, perché siamo qua per questo. Scusate per il mio accento a veneto, ogni tanto me lo sento ogni tanto cazzo me lo sento. Adesso arriverà, c'è da mangiare, non c'è ovviamente ci sarà gente che andrà via perché avrà altri impegni, però rilassatevi, c'è da bere, c'è da mangiare e potete stare qua quanto volete. Grazie ancora. Grazie.